Ragazzi, siamo qui oggi per parlare di DC Pedal nella versione 3 pedali. Non sarà una vera e propria recensione, perché già l'ho fatta probabilmente più di un anno fa, ma sarà una sorta di recap di quali sono le caratteristiche di questa pedaliera e quali sono state le migliorie apportate in quest'ultimo anno. Per chi volesse vedersi la recensione completa può andare tranquillamente a questo link qui sopra. Per gli altri ci vediamo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siamo qui oggi per riparlare della DC Pedal, una pedaliera costruita in Spagna, uno dei numerosi progetti che magari voi appassionati avete visto in giro per la rete, che riprendono un po' quello che era il design delle prime Eusyncwild, ma piano piano tutti i vari produttori hanno ricreato il loro modello, ricreando delle piccole peculiarità che li contraddistinguono in questo mercato. E naturalmente per quanto riguarda la DC Pedal non possiamo come primo punto di forza non parlare del prezzo, perché probabilmente in questi progetti è quello meno costoso di tutti. Ma in questo costo più basso non manca anche la qualità, perché tutto il progetto è sicuramente ben realizzato, ad oggi tutto in acciaio. Faccio questa premessa perché i primissimi modelli erano stati realizzati in alluminio, invece il modello attuale è totalmente in acciaio 3 mm. Per quanto riguarda invece la base che viene fornita, dove potrete montare la vostra pedaliera, è sempre in acciaio ma da 6 mm. Molto pesante e molto solida. Io mi sono trovato bene nel montaggio, molto facile, perché poi rimangono i 4 fori e i 4 angoli dove potete posizionarla sulla vostra postazione in maniera molto semplice. A livello estetico subito si contraddistingue con una pedana per quanto riguarda l'acceleratore un pochino più lunga rispetto a freno e frizione, anche queste totalmente in acciaio da 3 mm. Ma entriamo a parlare pedale per pedale e capire quali sono state queste piccole migliorie che sono state fatte nel tempo. Un primo aspetto dove potete accorgervi se avete uno degli ultimissimi modelli o un modello magari un pochino più vecchio riguarda questo snodo qui. Nei primi modelli era una sorta di U, in questi ultimi modelli in realtà è un quadrello pieno di metallo. Questo per quanto riguarda sia acceleratore, freno e frizione. Un'altra cosa su acceleratore e frizione che è stata migliorata è stato il posizionamento delle calamite. Vediamo se riesco a farvela vedere, eccoci qua. Adesso non si guardano, ma sono entrambe rivolte nello stesso verso. Questo tipo di modifica che cosa ha portato? Una migliore lettura del sensore e sono aumentati i passi che il pedale, una volta che viene premuto, va a leggere. Quindi aumenta la sensibilità in tutti e due i pedali. Per quanto riguarda poi l'acceleratore, il sistema è sempre lo stesso. Una molla a compressione. Naturalmente potrete decidere con questo slider la corsa che il pedale dovrà avere e con quest'altro, vediamo se riesco a farvelo vedere qui, quest'altro slider qui, a secondo di dove andrete a posizionarlo, sceglierete la linearità meccanica del pedale stesso. La molla in dotazione è già abbastanza dura, ma volendo c'ha un piccolo margine, ecco vediamo, vi faccio vedere, andando a girare questa ghiera qui c'è un piccolo margine per andarla ad indurire. Diciamo ragazzi che per quanto riguarda l'acceleratore penso non c'è null'altro da dire. Passiamo alla frizione. Parlando della frizione ragazzi, le migliorie sono quelle di cui già abbiamo parlato per l'acceleratore. Naturalmente la struttura totale dei pedali è identica per tutti e tre i pedali. Naturalmente si vanno a modificare i punti di aggancio e gli snodi che poi danno il feeling al pedale stesso. Anche questo pedale, vediamo se riesco a farvelo vedere, ha uno slider qui che serve per modificarne la corsa. In questo caso ragazzi vi dico non andate ad accorciarla troppo, perché altrimenti perdete un pochino quello che è l'effetto del doppio stacco. In realtà anche qui volendo, andando a spostare, vediamo se riesco a farvelo vedere, di un buco o due buchi, questa parte qui che è lo snodo che influisce proprio nell'effetto del doppio stacco, si può andare a mitigare questa cosa. Però in realtà il mio consiglio è non esagerate troppo nell'accorciare la corsa del pedale della frizione. Anche in questo caso le migliorie, come vi ho detto, quindi rimangono quelle nella posizione del sensore di Hall. Per quanto riguarda la fluidità del pedale, come anche per l'acceleratore, sulla parte dello snodo ci sono due cilindri di Teflon che aiutano ad avere la massima fluidità nel movimento.
Naturalmente in questo caso, per quanto riguarda la frizione, c'è una molla molto più rigida rispetto a quella dell'acceleratore, ma tutto è molto fluido. Naturalmente ve lo ridico anche in questo video, vi consiglio sempre di tenere pulite e lubrificate queste parti per non avere quei fastidiosi fischi che dopo un po' questo genere di pedaliere tendono un pochino ad avere. Arriviamo adesso al pedale del freno. Anche questo, come vi ho detto, la struttura identica agli altri pedali. Naturalmente, a differenza degli altri, sul freno abbiamo una cella di carico da 100 kg. In questo caso, ragazzi, faccio sempre una premessa, sempre perché mi fa piacere spiegarvi delle cose. Quando leggete 100 kg di cella di carico non significa che sul pedale dovrete, per sfruttare il massimo segnale, 100 kg, perché naturalmente a secondo dell'asse in cui questa cella lavora possono essere di più o di meno. In questo caso vi assicuro che sono molti di meno rispetto a quelli che sono i 100 kg dichiarati dalla cella. Per quanto riguarda le modifiche apportate su questo pedale, naturalmente sempre distanziali, questa volta cilindrici. Per quanto riguarda sempre lo snodo che si attacca alla parte frontale del pedale, adesso è un quadrello pieno. Da un po' DC sta utilizzando gli ultimi modelli della Mavin per quanto riguarda le celle da 100 kg, parlando anche con il distributore sugli ultimi modelli delle celle Mavin, cioè che se non ricevono segnale all'interno del software capteranno un segnale al 100% se non c'è un minimo di precarico, ma in realtà su un pedale del freno con cui avete degli elastomeri in realtà il precarico c'è sempre, quindi la cella leggerà sempre in qualsiasi momento un segnale. Arrivando poi al funzionamento diretto, funziona sempre con una molla, vediamo se riesco a farvela vedere, con una molla e con degli elastomeri che sono all'interno di questo cilindro metallico. Mi fa notare il distributore che già da un po' non esiste più l'optional del cilindro in carbonio, ma viene fornita solamente con il cilindro in metallo per tutti quanti. Anche in questo caso potrete, tramite una ghiera di precarico, vediamo se riesco a farvela vedere, andare a diminuire quella che è la corsa della molla, per avere una minor prima parte troppo morbida, ma si può diminuire drasticamente visto che poi all'interno c'è anche un piccolo cilindro di gomma che serve proprio a limitare al massimo anche la corsa per non farla comprimere sempre al 100%. Da poi sempre il pedale del freno, un'altra cosa che è stata modificata è la parte della boccola, vediamo se riesco a farvela vedere qui dentro, che è stata leggermente accorciata. Questo perché naturalmente, ragazzi, come vedete, il pedale quando si va a piegare cambia un pochino l'asse di inclinazione del perno. Naturalmente la cella, essendo fissa, subisce una sorta di attrito. Accorciando la parte della boccola e allargandola un pelino, diminuiscono di un bel po' gli attriti rispetto al modello precedente. Tutto atto sempre a migliorare sempre di più il feeling anche del freno. All'interno della scatola verranno forniti altri elastomeri. Nel caso del freno non esiste un fine corsa perché al freno non serve una fine corsa, ma mantiene tutte le regolazioni che hanno gli altri pedali. Sempre sulla parte della base, ve le faccio vedere qui, ci sono questi diversi buchi che servono a poter dare diverse inclinazioni del pedale a seconda di come lo vorrete montare sulla vostra postazione. Naturalmente potrete decidere o inclinare direttamente la base o inclinare il pedale, che non è proprio la stessa cosa. Anche in questo caso faccio una puntualizzazione. Inclinando direttamente la base della vostra postazione vi ritroverete con la pedana dove appoggiate i talloni leggermente inclinata. Inclinando invece il pedale vi troverete sempre la pedana ad angolo retto rispetto al pedale ed è diverso il feeling che avrete sui vostri pedali. Anche qui ricercate sempre quella che è la posizione più adatta a voi. E voi mi direte: Mirko, ma come si fa a capire qual è la posizione più adatta a me? Ragazzi, è la posizione che vi consente, quando utilizzate questo genere di pedaliere, di sfruttare i chili di pressione sul freno maggiori possibili. Quindi cercate di mettervi più comodi, cercate di trovare la posizione in cui riuscirete a spingere direttamente con la gamba, perché io sento molti che mi chiamano che ancora spingono con il collo del piede e mi dicono che non riescono a mettere forza e che le pedaliere non si muovono di un centimetro. Questo perché lavorano sul pedale del freno sempre in maniera sbagliata. Ma la prima cosa da ricercare per sfruttare questi componenti al 100%, ragazzi, è proprio la posizione di guida. E arriviamo alla parte più importante di questa pedaliera, l'elettronica, che è racchiusa in questa, vediamo qua, scatolina. Connessioni telefoniche, vediamo se riesco a farvele vedere, per quanto riguarda tutti e tre i pedali, e una connessione di tipo USB, in molti casi chiamata stampante, connessione stampante perché è quella utilizzata sempre dalle stampanti,
per la connessione diretta al PC. La peculiarità di questa scheda è che lavora a 16 bit su tutti e tre i pedali, quindi oltre 65.000 punti letti per ogni singolo pedale. Naturalmente ragazzi, quando si parla di 16 bit a mio avviso parliamo della fantascienza, perché veramente basta soffiarci che il segnale inizia a leggere piccoli spostamenti del pedale, quindi diciamo che la sensibilità è totale su questi pedali. Naturalmente tutto è coadiuvato da un software proprietario di DC con cui potrete con molta semplicità calibrare minimo massimo zone morte di tutte e tre i pedali. Arriviamo quindi alle conclusioni finali. Come vi ho detto, non è stata una vera e propria recensione, ma una sorta di piccolo vademecum per quelli che sono stati i miglioramenti apportati nell'ultimo anno su questa pedaliera, perché naturalmente sono progetti sempre in evoluzione. Il punto forte di questa pedaliera è il prezzo, perché ad un prezzo molto contenuto riesce ad offrire una pedaliera già di alto livello, che per molti aspetti condivide le caratteristiche di pedaliere ben più costose. Ma naturalmente, come dico sempre, bisogna analizzare tutte le componenti per capirne il motivo di un determinato prezzo, perché magari, avendo visto adesso praticamente penso tutti i modelli di pedaliere fatte in taglio laser ACNC, ci sono anche delle piccole differenze a livello di tagli, di precisione nei tagli, più o meno precisi, per una parte di levigatura proprio dell'acciaio, della satinatura dell'acciaio più o meno fatta bene. Vi dico una su tutte, ultimamente mi è capitato di provare un Synclavier Ultimate. Il tipo di taglio, il tipo di satinatura che viene fatta su quel genere di pedaliera, che costa però oltre 1.000 euro, è veramente di altissimo livello e ha un costo a livello di produzione, quindi tante volte sono anche quelli i motivi per cui un oggetto può costare più o meno rispetto a un altro, e tante altre piccole caratteristiche e piccole differenze che possono esserci in questi modelli. Adesso ragazzi però passo la palla a voi. Vi sono piaciute queste piccole modifiche apportate da DC? Avete qualche suggerimento magari per qualche miglioria, magari chi la possiede o chi magari è lì intenzionato ad acquistarla? Fatemelo sapere nei commenti. E ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!